Buongiorno ragazzi, prima di tutto grazie mille che avete cliccato su questo video, che vi interessa la conversazione con Lena. Sto in viaggio per Macolin, fra poco arrivo, ma prima che incomincia il podcast ci sta una cosa che vi devo dire perché mi disturba, così almeno mi sento un po' libero. Io sono nato e cresciuto nella parte tedesca della Svizzera, non ho mai fatto le scuole italiane, non mi sono mai imparato la grammatica giusta della lingua italiana. Purtroppo, mi vergogno anche ad ammetterlo, l'italiano è la mia quarta lingua, quindi mi mancano tantissime parole per spiegarmi nei dettagli, ma comunque proverò a dare il massimo perché mi conosco e probabilmente è solo una domanda del tempo finché farò la figura di merda. Quindi, ripeto, perdonatemi, non vorrei mai che la lingua mi fermerà ad avere conversazioni o interviste con la gente che io penso siano interessanti. Tutto ciò che posso dire, grazie mille per il supporto e godetevi il podcast. Mannaggia la Maronna, ok, ho appena finito di editare il podcast con Lena. Purtroppo ho commesso un errore scemo amatoriale durante la registrazione. La luce veniva da dietro invece di venire davanti. Una cosa che avrei dovuto sapere, purtroppo ha causato alcune parti sfocate nella ripresa, ok? Mi dispiace molto perché la conversazione con Lena è stata molto divertente e informativa e vi assicuro che se carico il video in questa qualità su YouTube ho chiesto il permesso a Lena. Naturalmente è colpa mia, lo so, avrei dovuto saperlo meglio, tutto questo è ancora nuovo per me e devo assolutamente migliorare senza scuse. È un dato di fatto, sono ancora nuovo in questo game e rimanerà un podcast di hobby. Mi occupo personalmente di tutte le cose che si devono fare e pertanto sappiate che mi interesso soprattutto della persona con cui parlo e non di clicks o fames, quindi se è fastidioso guardate da un'altra parte finché la qualità diventa normale. E poi so quasi 90 minuti di chiacchiere e nemmeno 5 minuti sono sfocati, quindi di nuovo perdonatemi e godetevi il podcast. This is Lena Bickel. She is a 20-year-old professional gymnast from Switzerland. She started her journey when she was not even 4 years old. At 15, she was already training with the national team, and at 17, she became a member. With 2 European Championships, a World Championship, and the Olympic Games in Paris 2024, she has already experienced a lot, and I want to know about it. So welcome to the Mentis Bellum Podcast. Hey, what up you guys? Welcome to another episode of the Mentis Bellum Podcast. Today I am back in Macolin in Switzerland at the headquarters of the Swiss National Gymnastics team. My guest today is Lena Bickel. She recently represented Switzerland at the Paris Olympics. And Lena is originally from the Italian-speaking part of Switzerland, therefore we will speak in Italian. She will, I will try. And I hope you enjoy. Lena, capito tutto? Sì. Perfetto, allora, il mio podcast si chiama Mentis Bellum, che significa guerra mentale perché credo che la vita sia una costante guerra mentale. Tra le decisioni che dobbiamo fare, le situazioni che ci mettono alla prova e le nostre emozioni che dovremo controllare. Il mio podcast tratta di forza mentale, impressioni ed esperienze. Le vittorie e i successi sono il risultato di duro lavoro, disciplina e forte volontà. Ma ciò che mi interessa di più sono le cose che succedono dentro di te, cose che non si vedono, ok? Quindi voglio che tu sappia, se non vuoi rispondere ad una domanda, a qualunque punto me lo dici e continuiamo. Poi, se vuoi rispondere un po' più profonda, più dettagli, fallo. E se è una controdomanda, falla perché sarebbe peccato se soltanto io chiedo e tu rispondi. È un po' noioso, spero che sarebbe una conversazione. Immagina un amico che non hai visto più da anni, che è molto curioso e vuole sapere cosa è successo in vita tua, va bene? Sì. Perfetto. Allora, prima domanda, come ti senti? Tutto ok. Tutto ok? Sì, sì. Ti senti fresca? Sì. Fisicamente sana? In ripresa. In ripresa? Sì. Perché?
Ho un infortunio alla schiena ormai da aprile 2023 e quindi sì, ho dovuto diciamo conviverci per molto tempo e appunto dopo Parigi ho preso il tempo finalmente di cercare di farlo guarire, per quanto non posso diciamo farlo guarire del tutto, però comunque di avere di nuovo una stabilità per cui posso allenarmi tranquillamente, cioè regolarmente tutti i giorni senza male. Ma livello di dolore? Allora adesso bene, prima non bene, diciamo, era molto difficile a volte magari finire un allenamento anche. Ma era quello il motivo perché non sei andato a Rimini? Esatto. Ok. Lo stesso, sei pronta per la nuova stagione più o meno? Sì, allora questa stagione la lascerò un po' aperta, diciamo, soprattutto all'inizio dell'anno. Cioè, non voglio, diciamo, mettere di nuovo fretta e riprendere quando non sono ancora pronta, però se le cose cioè, vanno bene e che non ho nessun dolore e che riesco di nuovo a fare ginnastica senza troppi problemi, allora, cioè, ben venga. Però diciamo che non è che sto lì adesso a stressarmi e tornare subito il più in fretta possibile, cioè ovvio il più in fretta possibile, ma comunque senza tipo magari lasciare via degli step importanti. Attrezzi le puoi fare tutte e quattro? O ci sono... Sì, ho ripreso tutti e 4 gli attrezzi un paio di settimane fa e adesso piano piano sto ricostruendo un po' il tutto. Ma ti senti sicura in quello che fai? Sì e no, cioè comunque devo un po' imparare ad adattare le cose, cioè perché magari prima facevo tutto senza utilizzare i miei muscoli e quindi andava tutto sulla schiena, adesso devo imparare magari un po' a fare tutto appunto proteggendo un po' la schiena con la muscolatura e così. Allora quindi più sollevamento pesi, isolata per la schiena? Sì, ho fatto più o meno 6 mesi di forza cioè addominali, dorsali, anche gambe, cioè ho approfittato un po' di rinforzare un po' il tutto. Ti piace sollevamento peso? Ma in realtà, allora, odiavo la forza prima, adesso in realtà mi piace anche farla. Cioè, è bello quando riesci magari a alzare 5 kg in più o così. Ok. Però non è che possiamo comunque esagerare noi ginnaste. Cos'è per te la forza mentale? Allora... No, è una domanda difficile. Meno male. No, penso sia magari appunto cioè in differenti sfaccettature, magari il restare cioè, calmi in gara, non farti distrarre da cose, come anche in momenti difficili comunque riuscire a non abbattersi. Tutto? Sì. No, fa niente, se la tua risposta, bene. È nella vita privata? E anche penso sia anche appunto il non farsi abbattere magari dai momenti difficili. Cioè si impara molto nello sport, però penso che è anche molto utile dopo nella vita privata. Solo quello? Sì. Va bene. Come costruisci tu la tua forza mentale? E prima che rispondi, pensi che costruire la forza mentale è una cosa che succede consapevole o inconsapevole? Secondo me è inconsapevole, cioè entrambi, un mix di entrambi. Succede, poi a un certo punto te ne rendi conto e riesci a sfruttarlo ancora di più. Sì. Qual era la prima domanda? Ok. Come la costruisci? Ah. Ma ti do ragione, lo penso anch'io. Succede una cosa inconsapevole e poi dopo un paio di giorni, mesi, anni, consapevole perché ti sei cambiato e sei cresciuta. Ma penso si costruisce con le esperienze che succedono nella vita o comunque magari, non lo so, lavorando con degli specialisti, cioè con degli psicologi o così. Addirittura? Sì. Ok. Sì, ci sono appunto degli eventi nella vita che accadono e magari in quel momento li detesti e non capisci, però dopo
nel futuro ti rendi veramente conto che ti hanno fatto crescere come persona e che magari se ti ricapita quella cosa sai come oltrepassarla e magari non fai più così fatica o comunque ti forgiano in altri lati. Hai 20 anni, vero? Sì. Allora, io ne ho 32. Voglio lo stesso sapere se pensiamo nello stesso modo. Mi dai ragione se ti dico che la forza mentale è una cosa sufficiente? No. Perché? Ci sono tante componenti, cioè sicuramente fa tanto il mentale, però cioè, in ambito sportivo ci vuole anche altro. Nella vita anche, cioè secondo me ci vuole anche un bel po' di fortuna a volte. Cioè. Ok, va bene. Ma pensi che la forza mentale è fondamentale, che tutto incomincia e parte dalla testa? Tutto quello che fai? Sì, magari anche inconsapevolmente sì. Ok, va bene. No, perché io ho la sensazione che tantissima gente uguale, 20 anni, 32 anni, non si rendono conto quanto sia importante la forza mentale. Perché io personalmente credo che ogni cosa che facciamo parte sempre in testa. E poi, non per essere cattivo, ma ho incontrato tantissima gente di 50-60 anni, le guardi e ti pensi ma che cavolo hai passato in vita tua di essere così? Capisci come intendo? Non per essere cattivo, semplicemente perché io credo che è una cosa importante che vogliamo crescere in testa. E per me è molto importante vedere che la gente giovane si rende conto e la gente che ha un po' più esperienza ce lo passa. Sì. Quello penso io che manca un po'. Sì, è vero, un po' manca. Cioè io nel senso, nella mia vita ho dovuto, per quanto sia ancora breve, ho dovuto passare dei momenti molto difficili, per cui mi reputo magari anche a volte forse più matura di certa gente della mia età. Beh, anche quello che fai devi essere matura, non è che è un hobby. Sì. Ma mi dai ragione se ti chiedo o ti dico che hai sempre due possibilità quando ti succede qualcosa, o ti arrendi o combatti. Sì. Sì? 100%, sì. Ok, perfetto. Allora, parliamo del tuo passato. Sì. Quanti anni avevi quando hai iniziato a praticare la ginnastica artistica? Avevo 3 anni e mezzo. Così giovane? Sì. Ok. Come mai? Ho visto le Olimpiadi di Atene, mi sembra. No, di Pechino, 2008. Sì, Pechino. Con Ariella Kresny? Sì, esatto. E io esattamente volevo il suo body con la farfalla. Ah, quel momento l'ho visto in un'intervista tua, dove l'hai spiegato. Ok, bello. Sì, volevo quel body lì e allora ho iniziato a saltare in giro e a dire a mia madre: mamma, mi compri un body, voglio fare anch'io quello, voglio andare anch'io alle Olimpiadi. E dopo a un certo punto mia madre non ne poteva più di vedermi saltare in giro in casa così, e allora a un certo punto mi ha portato in palestra. Prima nella ginnastica quella proprio per bambine, dopo penso metà anno ho cambiato in ginnastica artistica. Quindi mai avuto interesse di fare qualcos'altro? Sì, sì. Cioè, oltre alla ginnastica volevo fare tipo pattinaggio, ho voluto fare calcio, volevo fare sci. Sì, però poi alla fine sono sempre rimasta sulla ginnastica. Allora una bambina con tantissima energia? Sì. Non ti stavi mai calma? No, povera mia mamma, poi con mio fratello che è più grande, che lui faceva qualcosa e io dovevo subito fare quello che faceva lui. Si arrampicava su un albero, allora io dietro che devo farlo anch'io. Allora lui era anche un tipo punto di riferimento per te quando eri piccola? Sì, quando eravamo piccoli facevamo tutto il tempo le cose assieme. Appunto quello che faceva lui lo devo fare anch'io. Poi piano piano con la ginnastica io sono dovuta partire di casa molto presto e quindi questa cosa si è un po' persa nel tempo. Ok. Fa parte purtroppo, quali sono le tue esperienze migliori e quelli peggiori? Della mia vita in generale o... Ginnastica. Ok. Allora, migliore, sicuramente le Olimpiadi. Parlo del passato, scusa. Quando eri bambina? Oddio. Ma in realtà penso proprio quanto mi piacesse andare in palestra, che era tipo come andare in un parco giochi. Cioè,
ho solo bei ricordi di quando ero bambina che facevo ginnastica. Forse i più brutti è che nessuno veramente credeva nel me che avessi fatto qualcosa, quindi ero sempre un po' da piccola quella lasciata un po' da parte, o comunque quella da cui si aspettava meno. Sì. Ma perché? Per farmi capire perché non credevano? Ma penso perché ero un po' tutta nel mio mondo. Sì, facevo molto, cioè nel senso, dico anch'io, se io mi avessi visto da bambina, non lo so, non è che avrei creduto che fossi qui ora. Perché non lo so, ero veramente sulla luna. Entravo in palestra e mi guardavo in giro come... Sì, però penso che forse è stato anche un po' un punto di forza da un lato. Hai avuto successo fin da piccola? No. No? No, ho iniziato a capire forse che potessi veramente fare qualcosa tipo quando sono in P5 forse. P4 iniziavo a fare qualcosina in più e poi P5 forse i miei allenatori, quelli lì, sì, a quell'età lì si sono già resi conto che avevo del potenziale, soprattutto appunto Alberto, il mio allenatore dell'epoca. Lui sì, forse lì l'aveva già capito lui. Io invece ci ho creduto tipo dopo che sono andata agli europei junior. Glasgow? Sì. Allora lui vedeva prima che Elena Sì. può fare carriera. Sì, però penso che gli allenatori prima di lui non così tanto. Ok. Ora, ovvio che sei diventata grande ed hai più esperienze, hai cambiato il modo in cui reagisci e pensi, ma come hai affrontato i successi e gli insuccessi di allora? Ti ricordi? Allora, i successi da piccola appunto non ce n'erano tantissimi. Per cui ero abbastanza abituata agli insuccessi, comunque che magari una gara stava andando bene e poi così, non lo so, mi guardavo in giro sulla trave e cadevo da ferma, cioè questo ero io. Oh, mamma. Ok. Per cui, no, in realtà li avevo vissuti bene abbastanza entrambi, perché non c'era nessuna pressione da nessuno, cioè se andava male, bene, se andava bene ancora meglio. Ma se andava male non avevi mai... Non che incominciavi a piangere, ma non lo voglio fare più, non ho più voglia. Sì, c'è stato un periodo in cui non ero più sicura se voler continuare o no, anche perché magari tutte le mie amiche smettevano così e poi... Sì, poi appunto ero rimasta un po' da sola, però alla fine no, sempre andata avanti. L'amore è sempre rimasto. Sì. Bello, ok. Hai detto prima Europei Junior di Glasgow, il tuo primo grande torneo internazionale, avevi 13 anni, vero? Possibile. Ok. Ricordi ancora le emozioni di entrare in quell'arena con la bandiera svizzera sul completo, giusto? Con tutti i tifosi? Com'era la sensazione? Perché penso io con 13 anni... Sì, era un po' assurdo, cioè non è che mi sono resa troppo conto di quello che stavo facendo, infatti poi ho sbagliato tantissimo. Fa parte, fa niente. Però sì, no, era sicuramente una grande soddisfazione ed era magari appunto un passo in più a realizzare che effettivamente potevo farlo veramente. E com'è stato il supporto da casa a quell'età? I tuoi genitori erano nervosi, hanno cercato di rassicurarti? Nel senso, Lena, concentrati, vai agli europei? O... No, allora, i miei per fortuna non mi hanno mai messo nessuna pressione, anzi, mia madre odia la ginnastica. Davvero? Sì, non gli piace guardarla, non capisce. Dopo tanti anni? Sì, ma va bene così. Cioè, nel senso, mi guarda volentieri, però non è che capisce quello che sto facendo. Per cui, anzi, tipo, se gli avessi detto mamma voglio smettere, lei sarebbe stata quasi contenta. Però nello stesso tempo
che gli ho detto no, voglio andare avanti così, cioè mi ha sempre portato per tipo 5 anni, ogni mattina alle 6 mi portava a scuola 1 ora e mezza di strada per portarmi a Tenero, poi tornava a casa e magari alle 6 di sera tornava a riprendere e si faceva un'altra 1 ora e mezza di strada, per cui sicuramente senza i miei genitori non sarei qui e sì, hanno fatto tantissimo per me e non hanno neanche mai messo nessuna pressione. Nel senso, fino a quel punto devi raggiungere quello, se no devi finire. No, mai. Okay. Se loro mi hanno sempre detto, fino a che ti diverti e che ti piace farlo, noi ti supportiamo. Se poi un giorno dici basta, non ce la faccio più, non mi piace più, allora bene, smetti e sei a casa. Ti sei resa conto della responsabilità di rappresentare il tuo paese a quella giovane età, o no? No, a quell'età no. A quell'età era solo il farlo, cioè non c'erano troppi pensieri in testa. Com'era la pressione mentale a quell'età? Più rilassata, più divertita o più nervosa? Devo essere successiva o era veramente fai quello che fai perché ti piace fare senza pensare troppo? Da un lato mi divertivo tantissimo, dall'altro però non ero ancora abbastanza forte appunto mentalmente per godermi le gare, cioè non mi piaceva andare in gara perché soffrivo tantissimo un po' lo stress della competizione. Anche ansia o più sopraffatta del momento? Sì, appunto tipo arrivavo in gara e poi sbagliavo sempre perché appunto non riuscivo non avevo ancora quella forza per calmarti? Sì, esatto, non me l'aveva mai insegnato nessuno e allo stesso tempo non avevo ancora l'esperienza per riuscire a farlo da sola. Allora parliamo di errori, stupidi. Sì, cose anche. Che normalmente non succedono mai. Sì, anche. Ok, va bene. Poi sei arrivata a Maccolin nel 2021. Com'è stato trasferirsi lontano da casa in un nuovo ambiente? Quanto ti ha messo alla prova? In realtà sono andata qua nel 2019, in estate 2019. Ok. Poi però nel 2021 sono entrata a far parte del quadro nazionale. Allora ancora più giovane? Sì, avevo 15 anni. E com'era? Allora, il primo anno è stato difficile, perché comunque sono arrivata qui e non parlavo né francese né tedesco e sono andata a vivere in una famiglia che parla francese, che loro sono stati carissimi. Ho vissuto con loro penso 3 o 4 anni, fino ai miei 18 anni e erano 2 nonnini, e appunto sono diventati come se fossero i miei nonni, quindi la sera arrivavo, mi cucinavano, cucinavo con loro, sono stati molto d'aiuto e poi appunto piano piano ho imparato la lingua, loro mi aiutavano anche con la scuola, così poi ho imparato anche il tedesco piano piano e dopo è iniziato ad andare meglio, però sì, a 15 anni è stato un po' difficile. Era difficile per la lingua? Sì, perché appunto non sapendo, diciamo, comunicare con gli altri mi ritrovavo sempre un po' da sola. Poi all'inizio ero qua con un'altra ragazza ticinese, siamo venuti assieme, quindi anche lì stavamo molto assieme, parlavamo in italiano, quindi non è che provavamo neanche a imparare. Poi dopo lei purtroppo è andata via presto perché non si trovava bene, poi alla fine ha smesso e dopo lì mi sono detto che adesso imparo e nel giro di 6 mesi, bene o male, comunque capivo tutto, riuscivo piano piano a comunicare così. Perché una cosa che io non capisco, che penso è separata da voi, quando noi abbiamo, spero che lo dico giusto, formazione di continuo qui, siamo obbligati a parlare o tedesco o francese o italiano, inglese no go, ci bestemmiano ogni volta. Sì. Voi invece qui dentro che lingua parlate? Tedesco o francese, cioè io con Frank parlo francese, le altre ragazze alcune sì, altre no. Perché lui è del Canada, vero? Lui è francese. Francese? Sì, e poi è nato in Canada. Ah, ok, va bene, capito. Quindi mai inglese in generale? Frank a volte parla inglese così che capiscono tutti, però con le ragazze è sempre tedesco. Cosa va meglio per te, tedesco o francese? Francese. Perché ho sentito in un'intervista una volta parlarti francese, sembra
che te le sei imparata a scuola. Sì, ho fatto appunto la scuola commerciale in francese 4 anni e poi appunto vivendo anche in questa famiglia qua francese dopo... Sì, è come se fosse un po' la mia seconda lingua, cioè non devo neanche più troppo pensare a quello che dico quando... Comunque il tedesco lo parli benissimo. No, veramente, ma in Ticino il tedesco ve lo imparate o lo puoi scegliere? Per esempio noi in Svizzera, sì, perché tu non sei della Svizzera, scusa, no. In Ticino, non lo so, da noi, Aargau, noi dobbiamo fare al minimo 2 anni di francese e poi possiamo scegliere l'inglese. L'italiano, per esempio, non lo devi fare. Sì. In Ticino? In Ticino iniziamo a fare francese nella 3ª classe e poi ed è obbligatorio fino alla credo 8ª. Da noi è il 2º anno di scuola secondaria. E poi il tedesco iniziamo dal 2º anno di scuola secondaria, quindi facciamo solo 3 anni. E l'inglese invece solo gli ultimi 2 anni di scuola obbligatoria. È difficile il tedesco, vero? Sì. Ok. No, perché lo sento tantissime volte da gente che lo prova a imparare e poi svizzero tedesco è ancora un'altra cosa. Sì. Lo capisci se qualcuno ti parla? Sì, sì. Poi io ho la fortuna che mio padre è... cioè i genitori di mio padre erano di San Gallo. Ah, ok. Quindi lui a casa parlava sempre tedesco e con noi ha provato un po' di parlarci in tedesco. Sì, però purtroppo noi da piccoli rispondevamo sempre in italiano. Quello è il problema che avevo Sì. io con l'italiano, papà tedesco, mamma italiano e rispondevo sempre in Sì. tedesco. E quindi dopo un po' guardando indietro mi sono pentita di non aver provato magari già da piccola a parlare tedesco perché mi avrebbe semplificato la vita, però comunque l'orecchio un po' ce l'avevo già e quello mi ha aiutato. Ok. Comunque lo fai molto bene. No, sinceramente. Allora, parliamo della tua carriera attiva. Campionati del mondo ad Anversa, 23 campionati europei, Antalya 23 e i Giochi Olimpici di Parigi. Cosa ti passa per la testa quando ti prepari per un torneo internazionale? Difficile? Sì, difficile. In realtà cerco di non pensare, perché più mi metto magari delle aspettative, più dopo, quando sono in gara, voglio arrivare a fare quell'aspettativa. E invece cerco cioè ho imparato a cercare di fare quello che faccio in palestra, non più, non meno. Poi una cosa che faccio è tipo scrivo tipo su un quaderno, sul telefono, il risultato della gara come se l'avessi già finita. Affermazione? Sì. Brava. Sì. Ti aiuta? Sì. Ti rilassa o ti dà più forza? Mi dà un po' tipo confidenza, è un po' diventato un po' come una cosa, come si dice? Un mantra, un po'. Un rituale? Sì, esatto. Cosa succederebbe se non faresti quel rituale? Non lo so. È una domanda che viene dopo, ma grazie, siamo Non lo arrivati so. ora. Perché in realtà non lo faccio da molto, l'ho iniziato a fare prima di Anversa e ha funzionato bene, quindi dopo ho continuato a farlo. Per cui non lo so. Ok. No, perché un amico mio che fa le arti marziali miste, lui è contro rituali, perché dice se ti abitui troppo a un rituale e poi non hai la possibilità di farlo, impazzisci e pensi cazzo ora non sono in grado di fare quello che dovrei. Non lo vedi? Non lo senti? Meglio se non è così. Ma forse un pochino sì, però non così tanto. Ok. Cioè più che altro è un po' come mettermi l'obiettivo senza mettermi l'obiettivo, perché è come se avessi già finito la gara, cioè lo scrivo come se avessi già finito la gara e quindi come se fosse già successo. Sì, no, lo capisco. Noti un cambiamento nel tuo comportamento in allenamento, nella vita privata, forse una certa tensione che ti accompagna? Rispetto a? Rispetto se ti prepari per la gara, prima di andare dovunque, forse dormi diverso, i pensieri sono diversi? No, non troppo. Magari sono un po' più agitata così, però non tantissimo. Ok. Sei una persona calma in generale, mi sembra? No. No? Cioè io sono troppo emotiva. Quindi ora?
No, ora in questo sono- momento sei rilassata? Sono rilassata, ora Ok. sono rilassata. Però tipo, cioè l'emozione sento troppo, se sono felice, cioè nel senso saltello di gioia ovunque. Però se sono triste, lasciami lì. Cioè. Sono arrabbiata, stessa cosa. Allora vivi le tue emozioni? Sì. Non è che le No. tieni chiuse dentro di te? Ok. Quando sei più nervosa? Durante la preparazione, poco prima della gara o durante? Poco prima della gara, penso. Durante la gara dopo ho imparato un po' a gestirla. Quindi se ti metti all'attrezzo, Sì. più di tutto sei Sì, calma sì. e preparata? Sì, più o meno. Ok. Poi cioè, secondo me la parte difficile appunto è non far passare i dubbi prima che sali sull'attrezzo, perché se inizi dopo a pensare, Dio, quello lo devo fare così perché sennò cado, sennò dopo cadi sicuro. Come te lo sei imparata? Che non entrano i dubbi nella testa? Ho fatto un percorso un po' con uno psicologo, appunto sportivo, che mi ha aiutato e poi un po' crescendo, penso anche appunto gli anni tra 2020 e 2022-23 non sono stati gli anni più facili della mia vita e tramite quello ho imparato anche molto di me stessa e anche appunto come calmarmi o così. Posso chiedere perché? Non era Sì. il periodo più facile? Vabbè, 2020 c'è stato il Covid, niente di, cioè, Ah, ok. per cui Sì. un po' per tutti, è stato un anno così. Nel 2021 invece mi sono ammalata a una malattia autoimmune, mi hanno trovato e avevo un buco in un polmone e in un rene e praticamente in un allenamento praticamente sono collassata e dopo mi hanno portato dal dottore e hanno capito un po', cioè dopo tante visite hanno capito tutto e per 6 mesi praticamente non mi sono più allenata e non sapevo neanche se fossi mai tornata a fare ginnastica e quindi quello è stato un po' tipo, da quando sono tornata a fare ginnastica lì è stato tipo come un più, cioè nel senso un paio di mesi fa mi avrebbero detto che non l'avrei mai fatto, lo sto facendo e da lì ho approfittato e basta. Poi appunto dopo nel 2022 quando finalmente mi ero ripresa così, poco prima degli europei avevo rotto i legamenti della caviglia e lì è stata una bella batosta perché ero finalmente pronta e invece no, 2 settimane prima ti fai male, ti cade il mondo addosso. Però allo stesso tempo anche è stato un po' una benedizione perché un'altra volta ho incassato il colpo e ho imparato e Ti sei sempre alzata? sì. Brava. E dopo 2023 piano piano le cose sono messe a posto e dopo gli europei di Antalya dove comunque da un lato avevo fatto bene, dall'altro avevo fatto male. Dopo lì ho preso proprio consapevolezza che potevo farlo e quando sono arrivata ad Anversa mi sentivo pronta. Ok. Cioè un po' tutte le batoste che ho incassato mi hanno forgiato un po' e tramite quello riesco anche magari a supportare meglio la pressione o così. Ma ora stai bene, nel senso quello che avevi, sei guarita? Sì, ce l'avrò per tutta la vita, però adesso sto bene, non devo più prendere niente, nessun medicamento né nulla. Ok. Devo solo... Non lo sapevo, mi dispiace. No, no. Non è che, spero che non era scomodo per te parlarne. No. Ok. No, sono un po' abituata ormai. Ok. In generale, hai dei rituali che fai, per esempio sentire la musica? Ho visto anche delle ginnaste che quando si tolgono le ciabatte devono essere dritte, ma proprio dritte, se no non funziona, e le toccano 20.000 volte. Hai una cosa del genere che fai ogni volta, sia nell'allenamento o prima delle gare? No, allora così no. Tipo cioè roba del genere no. Ascolto la musica perché mi rilassa, cioè mi fa concentrare su me stessa e non magari sul pubblico così. L'unica cosa che faccio è tipo volteggio, perché io devi sapere che ho qualche problema con gli avvitamenti e devo un po' capire da che parte giro. Allora c'ho sempre l'elastico sulla mano destra. Veramente? Sì.
Come mai? È perché a volte giro dalla parte sbagliata e mi perdo. Ma sei capace di girare entrambe le parti? Purtroppo sì. E funzionano entrambi? No? Ok. Mai sentito? Ok. Che perdi l'orientazione? Sì. Ma non sapere in quale parte devi girare, mai sentito. Quindi appunto prima di partire a volteggio devo sempre girare la mano destra come se stessi scrivendo il mio nome per verificare che è la destra. Allora prima di andare sul corpo libero, Lena a destra e No, incominci. corpo libero non va, è solo volteggio. Ah, solo volteggio? Solo volteggio, sì. Perché a volteggio ho imparato a sinistra e poi si sono accorti che giravo dalla parte sbagliata. Allora ho dovuto cambiare da lì e dopo c'è stato un po' un caos. Ok. E quindi appunto devo scrivere tipo come il mio nome per verificare che giro a destra e poi faccio una preparazione così, poi devo respirare 3 volte e poi posso partire. Allora sì, un rituale, eh? Sì. Bel rituale, mai sentito, ok, interessante. Quanto ti lasci influenzare e rassicurare dai membri della tua squadra e dagli allenatori? O non ti interessa in quel momento? Non troppo, cioè, magari, cioè tipo parlare sì, parlare così che mi rilasso sì, però consolarmi non troppo. Allora non è che ti spinge tanto se sono dovunque, Elena, non è che ti dà tanto. A volte lo sento e che è carino, però no, in realtà tipo dopo quando sono sull'attrezzo non è che, cioè sono talmente concentrata che non è che lo sento tantissimo. Diciamo fai un esercizio male, scendi dall'attrezzo e sei incazzata. Ci sta qualcuno della tua squadra o forse un allenatore che ti può calmare e dire Elena, concentriamoci sul prossimo attrezzo e lasciamo perdere? O sei capace di farlo? Forse Anni è forse una delle uniche che riesce a calmarmi, però no, appunto anche un po' col tempo un po' imparato a lasciare lì e continuare, però no, Anni è brava in questo con me. Anni è un angelo. Sì. Senti delle differenze mentali tra i campionati europei e i mondiali o le Olimpiadi? Ad esempio, appena prima di iniziare l'esercizio, senti una differenza dove ti trovi? Forse l'importanza è più tensione o pressione? O vai sull'attrezzo, spegni la testa e dici non mi interessa dove mi trovo, devo fare un esercizio pulito? Allora, agli europei non ti so dire perché erano un po' i miei primi e quindi c'era tanta emozione. Ai mondiali invece penso sia stata la gara con più pressione che ho fatto. Cioè da un lato io in quei mondiali non mi aspettavo di qualificarmi alle Olimpiadi anche perché erano i miei primi, poi appunto non ero molto conosciuta per essere consistente così. Poi guardando la mia prova podio in cui ho sbagliato tutto, quello che potevo sbagliare, ero un po' dubitante, però allo stesso tempo sapevo un po' che le possibilità c'erano e quindi lo sentivo. Quindi ero molto agitata durante tutta la gara, forse è stata proprio la gara con più pressione che ho fatto, mentre alle Olimpiadi, per quanto può essere strano, zero pressioni, cioè ho proprio approfittato al 100% di essere lì, anche perché spero, ma non so se ci sarà una seconda, cioè io spero di sì, ci metterò tutto, però cioè alle Olimpiadi, cioè appunto puoi sbagliare una cosa e non ti qualifichi. E quindi un po' prima della gara ero un po' nervosa, sì, però appena ho finito le parallele zero, cioè ero tranquillissima, non so come sia possibile, però ero tranquillissima. Sì. Ok. Bello da sentire perché io mi aspettavo il contrario. Oddio, sono alle Olimpiadi, devo... Bello da sentire, non me l'aspettavo, ok? L'anno scorso non hai potuto partecipare a Rimini a causa dell'infortunio. Quanto ti arrabbi vedendo le tue compagne di squadra gareggiare e non ci puoi aiutare? Ma arrabbiarmi no, però mi dispiace. Cioè, alla fine l'anno scorso sapevo che era la scelta giusta da fare, cioè non è che da un giorno all'altro abbiamo deciso no, non li faccio, cioè abbiamo parlato
per mesi, facciamo, non facciamo, ne vale la pena o non ne vale la pena. Come funziona spero che lo dico giusto, un processo del genere quando si decide ok Lena non vai, meglio se rimani a casa? Chi decide? Ovviamente tu, il tuo allenatore e chi? I dottori, i fisioterapisti, poi abbiamo parlato anche con David e alla fine tutti assieme siamo venuti un po' alla conclusione che era meglio non farli perché se torno e non riesco più a fare ginnastica e devo riniziare tutto da zero, cos'era? 4 mesi dopo c'erano le Olimpiadi, non avevo il tempo di rifarlo. Sì. Per cui sì, abbiamo deciso di non farlo. Da un lato mi sembrava un po' tipo un fallimento, però riguardandolo ora è stata la scelta giusta, anche perché vedo come ero ridotta un po' dopo le Olimpiadi. Avessi fatto anche gli europei, agli Olimpiadi probabilmente non c'ero arrivata. Ok, ma come affronti in generale le battute d'arresto, infortuni o delusioni dovute a scarse prestazioni? In generale? Sì. Può anche essere qualcosa privato che lo fai nello stesso modo nello sport. Ma penso che io continuo, nel senso prendo giorno per giorno, probabilmente per 1 mese, 2 mesi, 3 mesi mi sveglierò e dico che merda e poi piano piano va meglio. Quindi non sei una che provi a non pensare troppo, prendere giorno dopo giorno sì. E migliorare. Secondo me è importante vivere le emozioni, anche perché l'ho imparato quando ero malata. Lì è come se ho spento tutte le mie emozioni, perché vabbè lì era anche una situazione speciale, non avevo neanche il tempo di pensare, per me era solo ok, devi combattere, devi guarire. Però dopo quando stavo finalmente bene, dopo è arrivata tipo tutta la parte emotiva e è stato quasi peggio, quindi secondo me è quasi meglio prendere appunto giorno per giorno, ti vivi le emozioni per quanto possano essere brutte e poi piano piano diventa sempre meno difficile supportarle e a un certo punto non ci sono più. Ok, capito. E ora, contrario, quanto assapori le vittorie e quando a lungo una vittoria ti soddisfa? Nel senso, vince una medaglia, sono la migliore, o per un paio di ore e poi ritorni e dici ok, dobbiamo continuare, ci sta ancora di più lavoro da fare. Sì. Il secondo? Il secondo. Non è che non mi fai la sensazione che perderesti mai la testa, ma non è che vai fuori a festeggiare. Vabbè sì, festeggiare sì, magari, però dopo torni in palestra e ti devono allenare. Ok. Cosa pensi tu della gente che perde la testa? Quando ha vinto, diciamo, campionati svizzeri che non hanno un valore di europei e poi hanno la sensazione che sono i migliori, meglio di te, meglio di chiunque, diventano arroganti? Che, vabbè, non ha molto senso. Tanto prima o poi si rendono conto che... Dillo. Che non sono i migliori, non lo so. Ok. No, lo volevo sentire perché ci sta gente che per loro va d'accordo. No, non va d'accordo, è molto irrispettoso. Sì. Ok, brava. No, magari non è rispettoso, però alla fine non è che vieni preso molto più sul serio. Le persone ti vedono allo stesso modo, che hai vinto questo, quello. Per guadagnare un rispetto del genere devi fare molto di più che magari vincere un campionato svizzero. Ok. E se vinci una medaglia d'oro alle Olimpiadi? Lo capirei già di più. Ok. Però no, in realtà penso che la maggior parte delle persone medagliate in realtà sono le persone più umili, non magari tutti, però molti sono molto umili. Non lo so, ma hai incontrato uno? Non so, ho incontrato tipo un paio, però appunto mi sembra, ho incontrato una volta la ragazza che fa salto con l'asta, che ha vinto le Olimpiadi, l'australiana, non mi ricordo più il nome. Aspetta un attimo, come si chiama il sport? Salto con l'asta. Hochsprung. Ah, ok, grazie, ora l'ho capito. Scusa. E poi mi faceva mega strano che era lì tutta tranquilla e parlava con noi come se niente fosse.
Ok, per questo a Ed è- me un giorno mi piacerebbe incontrare Roger Federer, perché sento solo le storie di quel genere, che è molto calmo, Sì, molto anche con rispettoso. lui una volta eravamo... L'hai incontrato? Sì. Com'era? Avevo fatto una foto con lui e lui era molto tranquillo, così, cioè tutto tranquillo, Ok. disponibile, tutto. Pronta? Passiamo alle Olimpiadi? Sì. Ok. Cosa è successo dentro di te quando hai scoperto di esserti qualificata per Parigi? Ho pianto. Hai pianto? Sì. Sì, ho finito la gara, mancavano ancora 2 suddivisioni e all'inizio non sapevo se tornare in hotel o stare lì. Alla fine sono stata lì con gli allenatori a finire di guardare la gara e a un certo punto mi scrivono: la gara non è ancora finita, complimenti Lena, ce l'hai fatta. E io ero lì, non capivo perché la gara non era ancora finita. E continuano ad arrivare messaggi tipo complimenti, sei grandissima, così. E io non capivo, cioè continuavo a non capire. Allora mi dico: sì, ti sei qualificata alle Olimpiadi? E io: no, non è possibile, cioè starò ancora gareggiando, non è ancora finita. E dopo a un certo punto mi ha chiamato Davide, appunto, che mi ha confermato che non c'era più nessuno che poteva oltrepassare il mio punteggio e quindi ero sicuramente dentro. E allora tipo ho iniziato a piangere e c'era da parte Frank e ha sentito, e anche per Frank era una bella soddisfazione perché comunque anche per lui erano le prime Olimpiadi, cioè era la prima ginnasta che riusciva a qualificare a un'Olimpiade e quindi sì, abbiamo un po' festeggiato. Fatto bene. Come funziona? Non l'ho scritto questa domanda, ma sono curiosa. Come funziona il processo per qualificarsi per le Olimpiadi? Devi raggiungere un certo punteggio, come funziona? Allora, è un po' tutto complesso. Allora, nell'europeo, per esempio era 2023, dovevi qualificarti o con la squadra o nel singolo ai mondiali 2023 e poi ai mondiali di Anversa, appunto, le prime 8 squadre o 9, non mi ricordo, senza le 3 che avevano vinto l'anno prima si qualificavano alle Olimpiadi, perché le 3 che avevano vinto l'anno prima erano già qualificate. Quindi in totale credo che ci sono 12 squadre che si qualificano. Ok. E dopo togli tutte le ginnaste che sono nelle squadre qualificate e non mi ricordo che numero, però penso 24, qualcosa del genere, migliori di quelle si qualificano per le Olimpiadi nel singolo. Poi ci sono ancora dei posti, sì, cioè tipo per attrezzo così, o alle Coppe del Mondo ci sono 2 posti per attrezzo. Quindi vuol dire, spero che l'ho capito giusto, può essere che tu nel 2026 ti potresti già qualificare per le Olimpiadi di Los Angeles? O no? Sì, teoreticamente sì, se tipo facciamo una medaglia ai mondiali saremmo già qualificate come squadra. E tu individualmente? No. Quello no? No. Devi aspettare finché le squadre prima si sono Sì. qualificate? Ok, complicato. Sì, poi cioè, ogni anno cambia un po', sì. Ah, pure? Sì. Ok. Perché appunto tipo un paio d'anni fa ogni squadra, ogni nazione aveva diritto di portare almeno una ginnasta, tipo mi sembra fino a Londra o Rio, qualcosa del genere. E poi hanno cambiato, sì. Hanno detto è troppo facile, deve essere più duro. Sì. Capito. Ma hai avuto lo stesso momento di panico, nel senso, merda, mi sono qualificata, ora vado a Parigi? No. No? No. Niente? Tutto il tempo contenta, rilassata? Quindi come hai detto prima, sei entrata senza pressione, senza... Sì, perché appunto, cioè alla fine era il mio sogno, quindi ero contenta. Ho la sensazione che sei molto forte nella testa tu, Elena. Quante immagini ti sono passate per la testa prima delle Olimpiadi su come sarebbe stato? Cioè ho provato tipo a immaginarmi tantissime volte come sarebbe stato, però non riuscivo, perché non sapevo neanche tipo cosa immaginarmi.
Non hai avuto i momenti ti sei messo a letto prima di dormire, ok, arrivo nel villaggio, poi incontro forse quell'atleta o niente così? No, perché non avevo proprio nessuna idea di quello che avrei potuto incontrare, cioè vedere o così. Avevo zero aspettative. Ma hai incontrato della gente famosa, diciamo, che volevi incontrare? No, purtroppo no. Davvero? Sì, cioè ho visto Com'è possibile? tipo Simone Biles, sì, cioè l'ho visto, eravamo nel bus assieme, però non è che tipo sono andata a parlargli o così. Diciamo... Cioè magari mi sono anche passati da parte persone tipo con delle medaglie olimpiche e Che io... tu non sapevi chi sono. Esatto. Beh, ci sono così tanti tipi di sport, ma... Come lo devo spiegare? Per esempio un LeBron James. Non mi posso immaginare, poi è anche troppo grande per i letti piccoli lì, che lui dorme nel villaggio. No, loro non dormivano nel villaggio. Beh, non è che sei obbligato a dormire lì, o sì? No, in teoria puoi prendere anche un hotel, credo. E tu stavi con tutti i svizzeri? Sì, Tutti in una casa? sì. E i vicini? Eravamo con il Liechtenstein, credo. Fa senso? E poi da parte avevamo l'Austria. Allora tutti quelli che parlano tedesco l'hanno messi tutto in un posto? No, sì, più o meno, perché c'era Austria, poi mi sembra che c'era la Germania un po' più sotto. Un po' razzista, eh? Poi andava avanti, tipo, dall'altra parte della strada c'era il Brasile, che avevano un palazzo immenso. Sì. Poi ogni tipo nazione sotto c'era tipo come un piano comune. Mhm. E ogni nazione decorava un po' tipo il piano comune come voleva, c'era tipo l'Australia o la Nuova Zelanda, non mi ricordo, che hanno fatto tipo una spiaggia con la strada, ma proprio la sabbia e tutto. Mi sembra l'Olanda ha fatto tipo una specie di bar, caffè, tipo una roba del genere. Per farsi le canne? No. Ho visto solo la macchina del caffè, poi... cos'è che c'era anche di particolare? Ma quindi tu eri libera di andare dovunque? Sì, nel villaggio ti devi immaginare come tipo Bienne, solo circondata di pareti. Brutti, che l'ho visti. Non era così bello, ma normalmente lì dove siete stati voi ci vive gente? Sì, in teoria dopo cioè... Hanno costruito quello Sì. apposta per le Olimpiadi? Sì. Poi quando voi ve ne andate l'affittano? Cioè parleranno ancora dei lavori, suppongo, perché tipo le pareti erano ancora tipo di cartone. Per questo ho detto brutti. E dopo sì, c'era appunto tipo una parte da una parte del fiume e dall'altra parte del fiume. Dall'altra parte del fiume, non dove eravamo noi, c'erano tipo un po', immagino, le case e i palazzi, quelli che saranno un po' più tipo costosi, perché erano veramente molto più belli di quelli da questa parte. Però no, è proprio come un piccolo villaggio, c'era anche tipo il parrucchiere, l'estetista, il dentista, il dottore, c'era tutto il centro, cioè come si chiama, per andare a comprare il cibo. Anche? Sì. No, perché so che a Tokyo, al fatto del Covid, avevano Sì. costruito tutto che ti serve. Ok, ma tu eri libera di lasciare andare in città? Sì, però ogni volta che entravi dovevi fare tipo i controlli di sicurezza e tutto. Ti posso chiedere una cosa? Se non vuoi rispondere, non devi. Adesso in italiano, eh? Aspetta. L'apertura delle Olimpiadi, come si dice? Aiutami. Cerimonia di apertura. Sì, com'era? O che ne pensi tu? No, allora io mi sono divertita, ma per l'ambiente, però devo dire che non abbiamo visto niente noi, perché suppongo che gli show li vedevano tipo le prime barche e noi, essendo tipo est, eravamo abbastanza in fondo e quando arrivavamo gli show erano già finiti. E poi pioveva tantissimo, quindi alcuni show non erano riusciti a farli e niente. Ok. Però no, l'esperienza è bella, cioè nel senso, io mi sono divertita. Ma quella è la Adesso cosa vuoi più urlare? importante. Ok. Quanto ti sei bagnata? Io completamente bagnata, non c'era un vestito che non era bagnato.
avevo i capelli, mi ero truccata, la liscia dei capelli e tutto. Ho finito che avevo i capelli tipo come se li avessi appena lavati. E per quanto tempo eri sulla barca? Penso siamo andati 3 o 3 ore, una roba del genere. Ok. Quanto è stressante il lavoro con la stampa, le interviste, i servizi fotografici? Ma in realtà non troppo, cioè io non è che ho avuto troppe cose da fare. Abbiamo avuto una conferenza stampa un giorno. A Parigi o qui in A Svizzera? Parigi, nella casa svizzera. Sono arrivati i media, abbiamo fatto di tutto un giorno, poi dopo le gare o così, qualcosina. E come fanno tutti gli atleti svizzeri una volta, uno dopo No, l'altro, no. o prima ginnastica artistica, poi viene l'atletica? Ogni federazione penso che organizza un po' la propria e poi andavano lì oppure da qualche altra parte. Ma tu se vai alle Olimpiadi, ovviamente fai parte di Swiss Olympics, ma quando tu ti trovi lì, l'organizzazione delle cose che ti servono lo fa il STV o lo fa Swiss Olympics o non lo sai? Non lo so. Fa niente Penso se un non po' lo sai. entrambi, Sì? cioè, suppongo di sì. Ok, va bene. Poi, arrivata a Parigi, arrivi al villaggio olimpico, com'erano poi le prime impressioni? Quando sei entrato nel villaggio, dopo il security check, sei arrivato nel albergo, casa? Sì, cioè, mi faceva mega strano. Sono arrivata che comunque non c'era ancora molta gente, perché non mi ricordo, credo 2 o 3 giorni prima che iniziava la cerimonia. Per cui appunto non c'era ancora molta gente, però mi faceva stranissima stare lì. C'erano... non lo so. Perché? Mi sentivo tipo un nanetto tra i tipo, qualsiasi persona che vedevo era tipo grandissimo. No, non è vero, non tutti, però sì, mi sembrava assurdo che ero lì. E poi era tipo stranissimo, perché non me l'aspettavo così. Cioè, era perché avevo fatto tipo gli EIOF, che in teoria dicono è un po' tipo una roba simile il villaggio, però no, per niente. Molto più piccolo? Sì, vabbè, ovviamente sì. Però anche tipo dopo sono andata a mangiare in mensa col mio allenatore, entro in questa mensa gigantesca. Assurdo. Grazie, perché ora la prossima domanda ti posso chiedere com'era il cibo, perché ho sentito delle storie horror che ci stavano i vermi nell'insalata, cose del genere. Non li ho mai trovati. Mai? Ok, perché avevo già sentito che il cibo a Tokyo faceva già schifo. Nel senso, siete atleti professionisti, altissimo livello, vi serve il cibo sano e Sì. buono, e poi a volte il cibo non è quello che dovrebbe essere. Io non ho idea. Allora, io ho sentito tipo che a Tokyo il cibo era molto meglio, che c'era tipo molta più scelta e così. Però nel senso non è che... Cioè è normale che se devi cucinare per tipo, non so, migliaia di persone, a un certo punto il cibo è secco quando arrivi lì. E sì, non c'è, nel senso io ho mangiato tipo più o meno ogni giorno la stessa cosa, pollo, riso. Ma è cibo adatto per atleti? L'ho detto giusto? Sì, l'ho detto giusto, sì. 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 Cioè magari non lo so. L'hai visto? Sì, però e cosa ci stava, per esempio? Io ho mangiato appunto tutti i giorni. Ma fuori quello che hai mangiato tu. In generale, cosa hai visto? La carne. Vabbè, c'era tipo il capannone halal che facevano la carne. C'era la cucina francese, c'era la cucina a mondo che però non... Hamburger, patatine fritte. No, No, scherzo. sai che non lo so cosa c'era lì dentro perché non sono mai andata. Io ti giuro, io il primo giorno ho trovato sti spiedini qua, che il primo giorno ho provato la cucina francese e non mi era piaciuta troppo. Allora il secondo giorno ho provato sti spiedini e mi sembrava l'unica cosa buona che c'era. Quindi ho mangiato riso, spiedini e wakame per tutto il tempo che ero lì. Ok. Com'è l'allenamento quando ti trovi a Parigi? Quante ore ti alleni? Ti alleni molto meno che quello che ti alleni di solito perché c'hai degli slot di tempo per allenarti. Ed è molto... Cioè no, in realtà l'allenamento è un po' come ai mondiali, così.
Ci sono tipo, eravamo in sto specie di Expo Capannone, non so esattamente che cos'era, e erano separate, c'erano tipo 2 palestre per le femmine e 2 per i maschi. No, i maschi ne avevano, perché i maschi loro non fanno problemi, quindi hanno sempre tutto condivisione totale. Però sì, in teoria erano 2 anche per i maschi, però non erano divise. Mm-hmm. E appunto andavi, ti allenavi, c'erano mezz'ora di tempo per attrezzo. Allora parliamo 2 a 3 meno. ore più o meno. Sì, 3 ore massimo, non di più. E ti bastava per sentirti preparata? Sì, anche perché appunto di solito prima della gara non fai così tanto come in un allenamento normale, perché sennò arrivi distrutta. Cosa fai tutto il giorno se non ti alleni? Perché non so a che ora ti sei allenata, ma rimane tantissimo del giorno, nel senso potete andare a guardare altri sport? Devi Sì. pagare? Speriamo Sì. di no. Allora, teoreticamente puoi andare a vedere uno sport per giorno gratuitamente. Solo? Sì, con l'accreditazione. Cioè il giorno prima magari scegli lo sport, devi comprare il biglietto che è gratis con il numero dell'accreditazione e poi puoi andare a vederlo. No, Però a volte... chiedo. Lo trovi giusto? Boh, non lo so. Ok. Cioè, penso che... No, in realtà non capisco. Però a volte riuscivi tipo a introfularti comunque perché poi devi prendere magari il bus dal villaggio olimpico che portava direttamente all'arena e non stavano lì a controllare troppissimo. Cosa sei andata a guardare? Ping pong. È interessante? Non è che ho apprezzato molto, perché ero appunto con i ragazzi e volevano andare per forza a vedere ping pong e io invece volevo andare a vedere i tuffi, mi sembra. Mi interesserebbe anche di più. È bello il tuffo, sì. Però loro hanno una passione per il ping pong, come puoi vedere. E quindi vabbè, siamo andati a vedere ping pong. Ok. Cioè, è assurdo quello che fanno, nel senso, io non potrei mai giocare così, sono una mazza. Però diciamo che non era lo sport che mi interessava di più. E poi siamo andati a vedere beach volley. Quello bello, poi sotto la Tour Eiffel. Quello era bello. Solo ping pong e volley? Abbiamo visto anche un attimo veloce il basket 3-3, perché appunto abbiamo preso sto bus, perché in realtà volevamo andare in città, però alla fine ci ha portato in sta arena, lì dove facevano il basket, era lì dove c'era anche tipo lo skateboard e così, quindi era tipo aperto e non è che hanno controllato, ci siamo fermati a guardare un attimo. Ah, allora tipo come agli europei di Monaco, dove ci stava quel campo grandissimo dove hanno fatto tantissimi sport, dove potevi camminare, poi ti fermi, guardi un po' e Possibile. continui. Sì, possibile. Ok, va bene. Si dorme bene sentendo tutte quelle emozioni. Non pressione perché hai detto che ti sei rilassata, ma lo stesso sei eccitata. Penso che non vedi l'ora di entrare in campo di gara. La sera prima mi ricordo che ho chiamato Anni. Perché allora io ero nella... Allora, questa è la storia. Prima che uscivano i sorteggi delle rotazioni, io ero lì che pregavo di non essere nella prima rotazione perché era prestissimo. Escono i sorteggi, arriva Frank, Lena e io, no, l'avevo già capito che ero nella prima suddivisione. E la prima suddivisione iniziava il riscaldamento alle 7:30. Solo che devi calcolare un'ora per arrivare all'arena dal villaggio. Un'ora? E più o meno. Wow, ok. E poi cioè prepararsi, truccarsi, fare i capelli, fare colazione, tutto, quindi mi sono dovuta svegliare tipo alle 4:30. E quindi io non ero per niente una persona mattiniera e quindi panico. La sera prima appunto chiamo Anni perché non riuscivo a dormire perché ero agitata e oddio, ma domani veramente, cioè faccio veramente le Olimpiadi domani. E ho iniziato tipo a piangere, cioè non mi sembrava vero. E niente, dopo mi ha un po' tranquillizzato e dopo sono andata a letto, però non ho dormito, avrò dormito tipo 6 ore, una roba del genere, che per me è pochissimo. Perché quante ore dormi normalmente? Boh, tipo dormo facilmente 12 ore. 12 ore? No,
Tipo durante la settimana devo avere tipo minimo 8 ore, sennò sono stanchissima. Ma allora nel fine settimana, se sì. non ti devi alzare non ti alzi? No. Cioè, veramente se non mi devo alzare posso dormire tranquillamente, tipo fino a mezzogiorno. Minchia, già 8 ore per me soltanto, 12 ore, avrei mal di schiena, scusa. Quindi sì, poi è anche difficile perché nel dormire, perché nel villaggio olimpico senti tutto. Cioè c'è gente che entra, che esce tutta la notte, tutto il giorno, cioè non c'è un minuto di pausa, in cui puoi veramente staccare completamente, anche quando sei in camera, sei tutto il tempo il via vai delle persone che entrano e che escono dal villaggio. Così. Ma quindi i muri sono sottili? Che senti tutto? E un pochino, cioè le finestre, non lo so, però c'è talmente tanta gente che continua a muoversi così che è veramente difficile staccare completamente. Ok. Allora, purtroppo sei stata l'unica donna svizzera a qualificarsi per i Giochi Olimpici. Quanto ha influito il fatto di essere sola e di non avere il sostegno della tua squadra prima, durante e dopo le gare? Era un po' difficile appunto magari essere da sola perché sì, c'erano i ragazzi anche, però non li vedevo mai, cioè loro erano l'ultima suddivisione dei ragazzi e io la prima delle ragazze, quindi gli orari erano completamente diversi. Quindi sì, era un po' magari difficile il restare sempre sola o così, però alla fine andava. Per quanti giorni sei stata esattamente? Credo sono stata lì 10 giorni, no, un po' meno. Una settimana sicuramente nel villaggio l'ho fatta. Mm-hmm. E poi dopo sono rimasta ancora una settimana a Parigi. Fare un po' vacanze? Sì. Ok. Ci stava tantissima gente fuori? Comunque, cioè sì. Sì? Sì, nel senso, penso che sembra ancora più affollato perché le strade, tantissime strade erano tipo chiuse e quindi anche le persone dovevano passare tutte lì. Mm-hmm. Ok. Nel complesso hai fatto una gara molto pulita. Quanto sei stata felice e soprattutto sollevata quando era finita? Allora, lì sul momento felicissima, cioè anche adesso in realtà sono felicissima di come sia andata perché comunque ho fatto il mio record. Però se ci penso che mancavano 4 decimi ed ero in finale, cioè 4 decimi sono tanti però allo stesso tempo è niente, cioè 2 passetti. Ma quanto è duro per te era nella prima suddivisione e poi aspettare finché hanno finito tutte? No, in realtà è stata abbastanza tranquilla perché dopo sono andata in giro un po' a Parigi con Franca a vedere un po' e non ci ho neanche pensato troppo perché sapevo che era molto difficile. Cioè un po' dopo ho rosicato, subito dopo no, però guardando indietro adesso è un po' rosico che appunto mancava così poco ed ero in finale. Ho visto il tuo intervista proprio dopo, che eri molto emotiva. Sì. Era molto carino come hai parlato, anche tutto l'orgoglio, la felicità di aver fatto quel risultato e come hai detto tu non te lo aspettavi, quindi è ancora più bello, vero? Sì. Ecco, quella è la cosa importante. Guardando indietro, è ancora una cosa surreale? Un pochino sì, però un po' meno. Cioè, non lo so, cioè fa strano, nel senso è come se sei andato alle Olimpiadi, sì, però tanto, cioè devi guardare le prossime, cioè sono passate. Ma quando hai incominciato a realizzare che sei veramente stata? Perché per esempio Alice, Sì. che ha detto che ancora dopo settimane e mesi non ci credeva ancora, per te era una cosa immediatamente, ok, sono qui, vivo questo momento, non è che dopo un paio di settimane boh, shit, sono stato a Parigi. No, sì, quello sì. Cioè, quando ero in vacanza ero comunque sono stata alle Olimpiadi. Per cui, cioè, sì, faceva molto, molto strano. O magari tipo appunto che torni e tutti ti chiedono tipo com'era? Tutti ti chiedono comunque le stesse domande. Quante volte hai dovuto rispondere alle stesse domande? Ti ricordi tante? Sì. Le mie parti erano tipo appunto quelle del letto di cartone.
Ma c'era veramente il latte di cartone? Sì. Sì, oppure quello, hai provato il muffin al cioccolato? Ma era veramente così buono. Il muffin al cioccolato? Che ho passato? C'è sto ragazzo che che gli è andata male la gara, allora ha iniziato a mangiare sti muffin al cioccolato che c'era nella mensa e diceva che erano buonissimi. Allora sti muffin nel giro di qualche giorno è andato mega virale, non c'erano più sti muffin, cioè tutti andavano a prendere sti muffin per provarli. Oddio. Ed era impossibile trovare sti muffin dentro la mensa. Che poi alla fine erano tipo, cioè erano buoni, però alla fine erano tipo come i tortini al cioccolato che vendono alla Coop. Davvero? Sì. Ok. Sì. Come ti ha fatto crescere un'esperienza unica del genere? Penso molto, cioè penso che ho imparato molto perché comunque sono stata a contatto anche con molte persone molto più forti di me e ho visto anche come fanno, cioè quello che fanno loro così e cioè sì, penso di aver imparato molto. Senti un tipo di spinta extra quando ti trovi lì, tutti questi atleti di altissimo livello intorno a te? Sì. Sì? Sì. Cioè è tipo una sensazione mega assurda perché appunto ci sono talmente tante persone, non sai magari quanti campioni olimpici così ti camminano da parte e allo stesso tempo sei tipo lì e sei tutti uguali, cioè, e non, cioè fa mega strano. Allo stesso momento sapendo che ogni persona che sta intorno a te è uno dei migliori del loro sport. Sì, tipo appunto una volta ero a mangiare, c'era da parte, come si chiama quello dei 100 metri? Dei 100 metri. Di quale paese? Atletica, americano. Quello che fa un po', quello che ha fatto tipo tutto lo show in mente, che dopo ha detto che aveva il Covid. Non mi ricordo più come si chiama. Però c'era lui che è appunto campione olimpico ed era lì a mangiare da parte me. Ma hai il coraggio di chiedere per una foto? Ti vergogni? Ti vergogni? Sì, sì. E Frank non è, vai Lena, vai, vatti a fare una foto. No, ero proprio lì da sola. Anche a mangiare? Sì, ero lì da sola a mangiare su sto tavolo e arrivano e si siedono lì tipo a 2 o 3 sedie da me, lui e degli altri, non so chi erano gli altri, ero lì. Io questo l'ho già visto da qualche parte. E dopo finisco di mangiare, vado un po' su Instagram e vedo che è lui che è tipo non so quante volte campione del mondo. Campione, vabbè. Non ci stava nessuno che ha visto che avevi tipo starstruck, che oddio è veramente quella persona avanti a me? No, quello no. E chi volevi incontrare che non hai incontrato? Allora, volevamo fare la foto con Steve Curry, che era a vedere la ginnastica. Sì, vero, stava guardando la Biles. Sì, e l'abbiamo visto e dopo l'abbiamo aspettato non so quanto, però non siamo riusciti a fare la foto. E nessun altro? Se no? Perché Steph Curry? Non lo so. Noi perché guardi perché io guardo il No, basket, per questo chiedo. Non lo so, cioè in realtà perché ero lì con i ragazzi e... Perché c'ha il nome, perché Steph. Ok, non è perché lo trovi affascinante, il carattere che è, come gioca. No. Non sai niente? Ok, va bene. Però tipo lo conosco, così. Mi sa che stava con Kendall Jenner, possibile. No, è l'altro che c'era lì da parte lui che sta con Kendall Jenner. Io avevo visto soltanto che ci stava Ariana Grande, quando non mi ricordo più quant'era, ma anche a guardare la Biles. Sì. Ok. Oddio, Elena. Allora, ci sta qualcos'altro che io non ti ho chiesto delle Olimpiadi che vuoi raccontare? Forse una cosa che sarebbe bello da sapere? Non è che devi, No. Ma se vuoi. No. No? No. Ok. Allora, arriviamo a aspetti mentali. Nel tuo mondo pensi che venga data sufficiente importanza alla forza mentale nello sport o anche in generale nella vita privata? Nel senso che loro vi imparano cose che potete usare qui, ma anche fuori. Perché? Il motivo perché te lo dico, nelle formazioni di continuo abbiamo parlato della etica, psicologia, e io ho detto a René Plus, lo conosci, che scusa, per me non è che fate tanto, nel senso
fai la ginnastica tutto fisicamente, ma chi si prende cura della vostra mente? No, è vero che lo dobbiamo imparare da sole, cioè non è che... Ti sembra giusto? Soprattutto quando sei così giovane, 14-15 anni, arrivi qui, perché i ragazzi arrivano molto più tardi. Sei una bambina, scusa, non è che hai vissuto tantissimo in vita di essere forte mentalmente. Oh, uguale cosa succede, ce la faccio. Se non vuoi rispondere, dimmelo. No, è difficile, cioè nella mia esperienza sono tipo io che ho dovuto fare il primo passo e andare tipo magari appunto cercare aiuto da uno psicologo, da quello che è. Spero che lo dico giusto, mi stupisce che voi non avete tipo lezioni di psicologia, che vi sedete tutti insieme, che ne so, 1 ora, 2 ore, parlate di cose del genere, come affrontare dei problemi, come cercare aiuto, e non, scusa, una ragazzina 14-20 anni che deve cercare tutto da sola. Non mi sembra giusto, avete così tante cose in testa e da fare ogni giorno che poi ti devi anche prendere cura di quella cosa. Sì. A me mi dispiace per voi, perché mi sembra molto sbagliato. È difficile da dire. Ok, ho capito. Fa niente. Cosa pensi sia più difficile da affrontare? La pressione mentale nello sport per migliorare e ottenere risultati o la sforza fisica? O il sforzo Entrambe. fisico? Entrambe? Però alla fine lo sforzo fisico è alla fine mentale. Cioè, se riesci tipo a shut it down, mentalmente lo senti meno. E quindi forse la parte mentale è quasi più difficile da sopportare. Anche se senti che sei stanca, devi lo stesso continuare a spingere. Ok. Cosa ti tiene più impegnata mentalmente nella vita di tutti i giorni? Cosa mi tiene... Aspetta, no. Cosa ti tiene più impegnata mentalmente nella vita di tutti i giorni? Cosa ti preoccupa più? Non deve essere la ginnastica. È difficile. Lo so, apposta. Forse è un po' tipo il futuro, non sapere esattamente cosa ci sarà, cosa farò in futuro, così. Non hai un'idea? O forse un percorso pochettino. che ti piacerebbe? Sì, quello sì, un'idea ce l'ho, però... Segreto? No, mi piacerebbe diventare fisioterapista. Sì, e appunto magari utilizzare un po' la mia esperienza sportiva per aiutare degli altri sportivi in futuro. Se tu vorresti, potresti fare un mestiere mentre fai la ginnastica? No. No? No. Perché non va per il tempo? O per... Sì. Ok. Sarebbe troppo impegnativo, a meno che, non lo so, ti alleni 5 ore la mattina, al pomeriggio hai voglia di cioè di lavorare ancora 5 ore, però tosto. Hai paura di quel passo? Di entrare nel mondo del lavoro? Ma... Chiedo perché no, Anni cioè, c'ha paura, lei mi ha detto un pochettino che... sì, cioè nel senso paura no, però nel senso penso che comunque quando entrerò capirò, cioè come ho imparato tipo a capire il mondo della ginnastica, capirò il mondo lavorativo. Sono sicuro che questo qua ti aiuterà tantissimo, perché lì fuori è tutto competizione, Sì. per questo. Ok. Hai sempre una soluzione pronta per liberarti la testa di qualsiasi cosa ti entra? No. No? No. A volte, cioè, lì penso troppo. Ma ti becchi ad un certo momento e dici, oh Elena, ora basta. Sì, vabbè, a un certo punto sì. Tipo, non lo so, utilizzo molto appunto la musica. Sì. Posso chiederti da dove viene la tua voglia di vivere tutte le emozioni che senti? Perché io, contrario, non vivo un'emozione se non devo. Se la posso controllare, la tengo dentro. Cioè, le so controllare, però preferisco viverle perché secondo me è più bello, cioè nel senso, più bello. Anche quelle negative? Sì. Sì? Sì. Va bene, il tuo carattere, va bene così, solo perché sono curioso. Sì, non lo so. Cioè, secondo me è difficile tenere dentro tutto, sopprimerlo. Cioè, lo facevo un po' da piccola lo facevo, poi a un certo punto ho imparato a lasciare andare e basta. Cioè, alla fine...
Non hai mai paura che forse quando ti incazzi troppo fai male a qualcun altro con le parole o... No, vabbè, quello riesco un po' a controllarmi comunque. Chissà, forse sei estrema e gridi a tutti. Allora, come hai detto prima, lavori con l'affirmazione, questa parola non la leggo perché non la so leggere, e l'autosuggestione. Ok. Nel senso, ogni cosa che fai ti dici le cose positive, ce la faccio, vederlo prima che succede. Per esempio, come quel libretto che hai detto che c'hai. Lo fai sempre? No. No? No. Cioè, a volte mi dicono basta, non ce la faccio. Sì? Sì. E non ti disturba, nel senso, ok, va bene se a volte non funziona? Sì, cioè, normale. Se no sarei un robot, sì. No, perché chiedo perché ci sta gente che non finisce mai a mettersi pressione e poi si rovinano, per questo chiedo. È sano come lo fai tu, a volte funziona, a volte non funziona. Mai incontrato una persona che non può smettere di mettersi pressione, deve funzionare? Sì. È terribile. No, non ce la farei. Cioè, no, non riuscirei a vivere così. No, va bene se non lo fai, per questo chiedo. Ok. Cosa ne pensi dell'autoriflessione? Posso dire una cosa che non intendo in un modo irrispettoso? Sì. Non ho incontrato tanta gente alla tua età che capisce come funziona l'autoriflessione. Sì, infatti non so neanche cosa sia. Allora, riflessando su te stessa. Sì. Chi sono? Sì. Dove mi trovo? Sto contenta con me stesso? Dove sono debole? Dove sono... Nel senso, analizzare a te stessa. Lo fai? Se non lo fai fa niente. Sì, a volte sì. Però non troppo perché sennò mi parte un po' il panico. Perché? Sei una persona così cattiva, no? No. E allora? Però non lo so, cioè tipo a volte cioè dico, non lo so, e se avessi scelto un'altra strada più semplice? Cioè, È una domanda sbagliata da fare? no. Allora falla. Lo so, però dopo mi partono le paranoie e tutto. È quello esattamente quello che fa l'autoriflessione, perché incominci a conoscere a te stessa meglio. Quello è autoriflessione. Provalo. Ok. È un consiglio, no? Perché Sì. se ti incazzi con te stessa ti incazzi, ma ci saranno tantissime cose che non hai mai fatto prima. Conoscere se stessi è molto importante. Sì. Non è che ti voglio dare una Sì. lezione come dovresti vivere la tua vita, ma è interessante parlare con gente che ha 12 anni meno di me, come voi vedete la vita. Anche Sì. per questo faccio questi intervisti, perché mi interessa tantissimo. Ok? Allora questa domanda anche mi ha già dato una risposta. Quali sono i fattori per te che rende una persona forte? Spero che ho chiesto giusto, scusa. E ce ne sono tanti. Cioè io rispetto molto le persone che riescono a sormontare un periodo molto difficile o comunque una sfida difficile. Poi chiaramente penso tutti un po' nella vita hanno dei periodi difficili, no? Però a volte appunto magari anche perché ho già vissuto delle cose così pesanti. A volte vedo gente che tipo per loro un problema che per me non è niente, è la fine del mondo, e sono lì. Cioè, sei serio? Lo capisco, sì. Visto il carattere, com'è un carattere forte per te? Anche una domanda un po' aperta, diciamo. Sì. No. È difficile. Cioè, Difficile? Sì. Non potresti dire ok, è premuroso, forse gentile o protettivo? No, secondo me è veramente difficile da dire. Niente. Almeno vabbè che ti piange addosso tutto il tempo, che quel lato lì, allora no, non sei forte secondo me. Però non lo so, è veramente difficile. Allora questa domanda forse è un po' più facile. Ti consideri una persona forte? Sì, ma non sempre. Cioè anche io ho i miei momenti di debolezza e
e ci sta. Quali sono i tuoi lati più forti? Mi piace se devi pensare. Penso che appunto alla fine mi rialzo sempre e anche che magari non do troppo peso alle parole degli altri o quello che gli altri pensano su di me. Bravissima. Ti può distruggere. No, bravissima, veramente. Che conosco gente nella mia età più vecchia che si interessano per ogni cosa che ogni persona dice. Ok. Cosa non è assolutamente accettabile per te? Tipo un no-go. Se lo vedi ti incazzi, non va. Non ti faccio un esempio apposta. Le persone che tipo non reagiscono alle situazioni. Nel senso? Tipo alle persone che gli va bene tutto. No. Che sono... non so la parola in italiano, mi dispiace. Non te lo so dire. In tedesco sarebbe gleichgültig. Che ogni cosa che vedo non ci frega un cazzo. No, che tipo No, in quel tipo? accettano qualsiasi cosa. Ah! Che non fanno niente di Sì, cambiare la situazione? sì. Ah, ok, ora ho capito. E che poi magari si lamentano, quello è... Oh, le odio. Quelli No. che si lamentano e non vogliono mai cambiare la situazione. Ok, brava, bene. Allora, Elena, siamo arrivati alla fine. Ti ringrazio di nuovo che ti sei presa tempo per il mio podcast. Nulla. Spero che era divertente. Spero che ti ho fatto un po' delle domande che ti hanno fatto pensare. Se ti piacerebbe un giorno ti vorrei invitare di nuovo, ma solo parlando della forza mentale e problemi delle generazioni più giovani. Non devi rispondere ora, perché per me la cosa più importante sono le gente giovani, perché sono loro il futuro. Io dico sempre sono antisociale, dico sempre la gente vecchia ha già vissuto tutto, se muoiono muoiono e ci dobbiamo prendere cura della gente giovane. Se ti va scriviamo, se no lo capisco, Va bene. perché poi sì ci saranno un paio di domande scomode. Comunque Elena, grazie mille. Di nulla.